Ciao a tutti. Il narcisista è una figura complessa e spesso fraintesa, caratterizzata da una personalità che si nutre di attenzione e di ammirazione costante. Uno degli aspetti più tragici e difficili da comprendere del narcisismo è il comportamento distruttivo che il narcisista può manifestare all'interno delle relazioni intime, in particolare con la compagna fissa. Esaminare le ragioni dietro questo comportamento richiede una comprensione profonda delle dinamiche psicologiche e delle strutture interne che definiscono il narcisismo. La natura del narcisismo. Il narcisismo dal punto di vista clinico viene spesso associato al disturbo narcisistico di personalità, NPD. Le persone con questo disturbo presentano una visione grandiosa di sé, un bisogno costante di ammirazione e una mancanza di empatia verso gli altri. Tuttavia, dietro questa facciata di superiorità, spesso si nasconde un fragile senso di autostima, che rende il narcisista estremamente vulnerabile alle critiche e al rifiuto. Questo contrasto tra l'apparenza di sicurezza e la realtà di insicurezza è fondamentale per comprendere il comportamento del soggetto narcisista nelle relazioni. La dinamica della relazione. All'inizio di una relazione, l'individuo con disturbo narcisistico di personalità può apparire estremamente affascinante e coinvolgente. Utilizza il love bombing, una tecnica in cui inonda la compagna di attenzioni, di lodi e di affetto, creando una forte connessione emotiva in un lasso di tempo molto breve. Tale comportamento ha lo scopo di attirare la partner nella relazione e assicurarsi il suo amore e la sua ammirazione. Tuttavia, una volta stabilita la relazione e ottenuta la sicurezza dell'affetto della compagna, il narcisista inizia a mostrare il suo vero volto. La partner fissa non è più una fonte di novità e di eccitazione, ma diventa un riflesso costante della sua immagine, ovvero qualcuno che conosce i suoi difetti e le sue debolezze. Di conseguenza, il narcisista percepisce questo cambiamento nella dinamica di potere come una minaccia, temendo di essere smascherato e di perdere il controllo. I meccanismi di difesa del narcisista. Per proteggere il proprio fragile ego, il narcisista attiva diversi meccanismi di difesa che portano a comportamenti distruttivi. Uno dei principali è la svalutazione. Dopo la fase iniziale di idealizzazione, il narcisista inizia a criticare e a denigrare la compagna, sottolineando i suoi difetti reali o immaginari. Tale processo serve a spostare la colpa e la responsabilità dei problemi della relazione sulla partner, proteggendo così l'immagine grandiosa che il narcisista ha di sé. Un altro meccanismo è il controllo. Tanto è vero che il narcisista cerca di dominare ogni aspetto della vita della compagna, limitando la sua autonomia e la sua indipendenza. Questo controllo può manifestarsi attraverso la gelosia, il monitoraggio costante e persino l'isolamento sociale della partner. Il narcisista teme l'abbandono e crede che mantenere un controllo serrato riduca la possibilità di essere lasciato. La proiezione e la manipolazione. La proiezione è un altro strumento psicologico comune utilizzato dai narcisisti, che proiettano le loro insicurezze, paure e difetti sulla compagna, accusandola di comportamenti e atteggiamenti che in realtà appartengono a loro stessi. Tutto ciò crea confusione e dubbio nella partner, poiché mina la sua autostima e la rende una persona facile da manipolare. La manipolazione emotiva è una costante nelle relazioni con i narcisisti. Utilizzano spesso strategie subdole come il gaslighting, mirate a far dubitare la vittima di se stessa e della sua sanità mentale, oppure come il silenzio punitivo,
che ha lo scopo di controllare, punire e disarmare chi lo riceve. Questi comportamenti mantengono la persona in uno stato di ansia e di incertezza, rafforzando così il controllo del narcisista. Il ciclo di abuso narcisistico. Le relazioni con i narcisisti spesso seguono un ciclo di abuso che comprende 3 fasi principali: idealizzazione, svalutazione e scarto. Dopo la fase iniziale di idealizzazione, in cui la partner viene adorata e trattata come una regina, segue la fase di svalutazione, in cui inizia ad essere criticata e denigrata. Infine, quando il narcisista ha ottenuto tutto ciò che desiderava o quando la compagna non soddisfa più le sue esigenze, può arrivare la fase di scarto, in cui la vittima viene abbandonata senza alcun segno di rimorso. Tale ciclo può ripetersi più volte nella stessa relazione, creando un modello di comportamento altamente tossico e dannoso. La partner, intrappolata in questo ciclo, può sentirsi sempre più confusa, insicura e incapace di interrompere la relazione. L'impatto sulla compagna fissa. Le conseguenze del comportamento narcisistico sulla compagna fissa sono profonde e devastanti. La continua svalutazione e manipolazione possono portare ad un grave crollo dell'autostima e della fiducia in se stessi. La partner può sviluppare ansia, depressione e sintomi di stress post-traumatico a causa dell'abuso emotivo subito. Inoltre, il senso di isolamento sociale imposto dal narcisista può privare la compagna del supporto esterno necessario per riconoscere e uscire dalla situazione di abuso. La confusione e la manipolazione costante possono farle credere di essere la causa dei problemi nella relazione, alimentando così un ciclo di colpa e di vergogna. Perché il narcisista si comporta così? Ma perché il narcisista dà il peggio di sé proprio con la partner fissa? La risposta risiede nella natura stessa del narcisismo. Il narcisista vede la relazione come un riflesso del proprio valore e quando la compagna diventa una figura stabile nella sua vita, rappresenta una minaccia costante alla sua autostima. La vicinanza emotiva e l'intimità che caratterizzano una relazione fissa espongono il narcisista alla vulnerabilità e alla paura del rifiuto. Inoltre, il narcisista ha bisogno di mantenere il controllo e la superiorità per preservare la propria immagine grandiosa. La partner fissa, con la sua conoscenza approfondita delle debolezze del narcisista, diventa un bersaglio naturale per la svalutazione e la manipolazione. Tali comportamenti servono a riaffermare il potere del narcisista e a proteggere il suo fragile ego dalle percezioni di fallimento e di insufficienza. In sintesi, il narcisista, con il suo bisogno incessante di ammirazione e con la sua profonda insicurezza, si trova in una costante lotta per mantenere la propria immagine grandiosa. Questa lotta si manifesta in modo particolarmente distruttivo nelle relazioni intime, dove la compagna fissa diventa un riflesso delle sue paure più profonde. Attraverso la svalutazione, il controllo e la manipolazione, il narcisista cerca di proteggere il proprio ego, spesso a costo del benessere emotivo e psicologico della partner. Comprendere queste dinamiche è essenziale per riconoscere e affrontare il comportamento narcisistico, sia per chi è coinvolto in una relazione con un narcisista, sia per chi cerca di supportare chi ne è vittima. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.